Essere donne nel 2025. Dai successi sui campi da calcio a quelli nello spazio, dai palazzi del potere politico a quelli della cultura. I media celebrano i ruoli che le donne hanno raggiunto in ogni settore della società. Ce n'è però uno che è solo loro e che un tempo le identificava con orgoglio. L'unico rimasto che impedisce di essere uguali agli uomini, ma che forse proprio per questo venne rimosso dalle narrazioni neofemministe: il ruolo di madre. L'8 marzo è la giornata internazionale della donna. Giornata che da un lato celebra i diritti delle donne e le conquiste ottenute, e dall'altro è occasione per riflettere su quello che c'è ancora da fare. Nata in Russia come celebrazione delle lavoratrici che nel 17 scesero per prima in piazza nella rivoluzione russa, nel tempo si è diffusa la falsa convinzione che fosse nata come commemorazione dell'incendio della fabbrica Triangle di New York. Incidente veramente accaduto, ma in data diversa, e che ha causato la morte di molte lavoratrici, per lo più immigrate, italiane ed ebree. Una narrazione promossa probabilmente anche per allontanare dalla celebrazione ogni richiamo alla sua origine comunista. Già dal 1908 gli ambienti sindacalisti e rivoluzionari dei vari paesi tennero infatti diverse giornate dedicate alle istanze femminili. Ma sarà solo nel 1921 che l'Internazionale comunista fissò all'8 marzo la giornata internazionale dell'operaia, poi divenuta della donna. Tutt'oggi è una giornata in cui si cerca di far confluire tutte le ambizioni sociali legate all'essere donna. Tutto giusto. Purtroppo però ce n'è uno che ancora manca, quello di essere madri. Ce lo ricorda bene la campagna realizzata quest'anno dalla RAI, in cui la ragazza protagonista sogna tutto eccetto la maternità, che viene nominata solo in relazione ai problemi che potrebbe darle durante un colloquio di lavoro. Un mondo in cui posso ottenere un lavoro senza sentirmi chiedere «pensi di fare un figlio?» Sono anni che il desiderio di maternità è costantemente sotto attacco. Ma tu vuoi davvero diventare mamma? Cioè, ne sei sicura? Noi apparteniamo a una generazione che per prima ha sperimentato gli effetti di tale narrazione. Un costante ricordarci che la donna deve essere uguale all'uomo, deve pensare al lavoro e alla carriera. Ha comportato una generazione con pochissimi figli, una sorta di avversione in fase giovanile per la maternità. I don't even think about that. You don't? No, Jen. When are you guys gonna have kids? Never. Che in molte causa un brusco risveglio dopo i 40 anni. Se ieri era mal vista la donna in carriera, oggi possiamo confermare che fra i nostri coetanei è la donna madre a essere mal vista. Appare a molti come una donna semplice, che non si vuole affermare nella vita. Si è arrivati al punto che è nato un vero e proprio movimento, le cosiddette famiglie Dink, che rivendicano con orgoglio la scelta di non avere figli e di godersi il doppio stipendio. No kids, no job, and no responsibilities. Cheers. E nonostante sia ormai evidente a tutti il disastro sociale che questa mentalità sta causando, quotidianamente sentiamo promuovere un modello individualista basato su dati numerici, che si scontra con la stessa biologia umana chiamandola patriarcato. Per portare avanti una propaganda che mira a presentare le donne come svantaggiate dal sistema patriarcale, si adotta quindi un uso distorto dei rilevamenti statistici, il cosiddetto misuse of statistics. L'Eurostat, il servizio statistico dell'UE, ha introdotto un indicatore che misura il valore assoluto. Non confrontiamo più quindi due lavoratori per sapere se prendono la stessa cifra, ma si fa il calcolo sul totale delle donne lavoratrici, ottenendo un risultato ben diverso. C'è però da tenere conto di una cosa: se decidi di partorire, avrai meno tempo per lavorare e di conseguenza un reddito minore di chi non lo fa. E purtroppo, per fortuna, è solo ed esclusivamente la donna a poter partorire. Questo comporta inevitabilmente un minor potenziale lavorativo e di conseguenza un reddito minore in senso assoluto rispetto a quello maschile. Mostrare come obiettivo da raggiungere la parità assoluta è quindi un qualcosa di controverso, perché in presenza di una componente biologica disuguale è l'uguaglianza a divenire iniqua. Chiariamoci, le donne devono poter raggiungere posizioni apicali e devono poter fare qualsiasi lavoro desiderino, ma questo in Occidente già avviene. Così come è ormai scontato che i lavori domestici e la cura dei figli deve essere equamente distribuita fra i due partner. Ma tolte queste premesse, il problema resta. L'unico modo per ottenere questa parità è che anche le donne smettano di partorire. Solo così ci sarà una reale uguaglianza. In Occidente ci stiamo riuscendo, ma siamo certi che sia qualcosa di cui andare fieri.